Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di cronaca nera. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Nel 2002 un brutale omicidio ha sconvolto una frazione di un paesino di poco più di 3.000 anime protette dalle Dolomiti. Un'anziana donna di chiesa, riservata e semplice, ben voluta e conosciuta da tutti, viene barbaramente aggredita e uccisa tra le mura della sua casa. L'aggressore non può che essere di quelle valli e il dubbio si stilla tra i compaesani che cominciano a sospettare gli uni degli altri. Questa storia costituisce un precedente perché per la prima volta si è data la caccia ad un codice genetico e non ad una persona. Oggi vi racconto la storia di Maria Frontaler. Con circa 350 abitanti, la frazione di San Silvestro fa parte del comune di Dobiacco, un comune di circa 3.300 abitanti nella provincia autonoma di Bolzano, in Trentino Alto Adige, a 1.318 metri sul livello del mare. Valle San Silvestro è raggiungibile solo grazie a una piccola stradina di 2 chilometri che si dirama in direzione nord dalla chiesa parrocchiale di Dobiacco e conduce fino al paese alle porte dell'omonima valle. Un piccolo paradiso immerso nella natura dove stress e frenesia non esistono. Domenica 31 marzo 2002 è il giorno di Pasqua. E la signora Maria Frontaler, una donna di 74 anni, estremamente abitudinaria, si alza presto come al solito e dopo una breve colazione va in chiesa, dove quotidianamente incontra le sue amiche per seguire la messa. Dopo essersi intrattenuta un po' con loro, si è recata a casa del figlio per pranzo, in una tipica abitazione del luogo, in un maso che si trova a poche decine di metri da casa sua. Lì trascorre un po' di ore in compagnia della nuora e della nipote. Dopo si reca da un'amica, una vicina di casa che sta festeggiando il suo compleanno. Se ne va da quella festa intorno alle 18 e quella sarà l'ultima volta che viene vista in vita. Rientra a casa, le luci vengono notate accese fino alla mezzanotte, come sempre. Solo che quello è il suo ultimo giorno di vita. Solo la mattina successiva qualcosa stona. La signora Maria non si presenta alla messa del lunedì dell'Angelo e subito le sue amiche si allertano. È così che succede nei paesini dove anche una piccola variazione della routine quotidiana non passa certo inosservata. Le amiche avvertono subito la nuora che insieme alla figlia va subito a casa di Maria per vedere se non si è sentita male. Una volta raggiunta la casa, tutto sembra apparentemente tranquillo. Le imposte sono accostate, tutte tranne quelle del soggiorno. La porta è chiusa dall'interno, ma nessuno risponde. La preoccupazione comincia a crescere. Le due donne si avvicinano alla finestra della cucina, a circa 1,5 metri d'altezza, e notano un vetro rotto e piccoli frammenti sparsi sul davanzale. Proprio da quella frattura nel vetro, un giovane parente che per caso stava passando lì vicino, allertato dalle due donne, infila il braccio, ruota la maniglia, poi salta dentro la casa e apre la porta d'ingresso alle due donne. La prima a dirigersi verso la camera da letto è la ragazza, che ha visto subito il letto della nonna vuoto e disfatto. E abbassando lo sguardo vede ciò che non si sarebbe mai potuta immaginare. Maria giace sul pavimento, ormai esanime, seminuda e con il volto totalmente sfigurato. Maria non si era affatto sentita male ed è evidente sin da subito che ha subito una brutale aggressione. Qualcuno l'ha uccisa nella notte di Pasqua. Ma cosa è successo? Chi poteva essere stato a fare una cosa del genere ad un'innocua e benvoluta signora? L'autopsia rivela fratture da calci e pugni al capo, al tronco, alle costole. Calci e pugni sferrati con una ferocia inaudita. Sul posto arrivano subito i carabinieri di Dobiacco e di San Candido, seguiti dalle forze del reparto operativo del comando provinciale di Bolzano e poi dal PM Axel Bisignano.
Trovano il corpo di Maria in posizione supina. Il corpo è quasi interamente scoperto, la camicia da notte sollevata sino al capo, gli slip arrotolati alle caviglie. Il viso è ricoperto da ecchimosi e da tumefazioni e presenta un esteso ematoma sull'occhio destro. Anche le mani, alzate sulla testa, risultano piene di lividi. L'aggressore l'ha picchiata con forza, ma lei ha tentato in tutti i modi di difendersi. La donna ha tumefazioni non solo al volto, ma anche al tronco e dei segni di costrizione al collo. Maria purtroppo non è stata vittima soltanto di un brutale pestaggio. L'anziana donna è stata anche ripetutamente violentata. Dall'autopsia è emerso che la causa della morte è dovuta ad un arresto cardiaco acuto da schiacciamento del muscolo cardiaco tra la colonna vertebrale e lo sterno. Nessun organo della vittima, né interno né esterno, fu trovato integro, a riprova di quanto fosse stata feroce e violenta l'aggressione. Secondo il medico legale, l'omicidio è avvenuto nell'arco temporale tra le 2 e le 4 del mattino ed è stato commesso da un unico soggetto, senza l'utilizzo di armi. Ma chi può essersi spinto fin quassù, in piena notte, nella frazione di un paesino di poco più di 3.000 anime protette dalle Dolomiti, per compiere un massacro del genere? Chi può aver barbaramente ucciso una donna di chiesa, riservata, semplice come Maria? Dal sopralluogo eseguito nell'abitazione risulta che in casa non manca nulla. I mobili e i cassetti non sono stati forzati. 2 portamonete contenenti alcune banconote ben visibili sulla credenza non sono stati toccati. Va dunque esclusa una rapina finita male. L'intruso non è entrato in casa per rubare. Inoltre il cane dei vicini non ha abbaiato. L'aggressore è dunque un conoscente? Dalla ricostruzione della vita di Maria non è emerso nessun elemento utile a identificare l'aggressore. La donna era ben voluta e conosciuta da tutti. Trascorreva le sue giornate in chiesa, a casa del figlio oppure di qualche amica e soprattutto nel suo piccolo appartamento. Piccolo, di appena 2 stanze, ma dove Maria si sentiva protetta e sicura. Non poteva certo nemmeno immaginare che proprio tra le mura domestiche, la notte di Pasqua del 2002, avrebbe incontrato la morte. La morte di Maria ha suscitato lo sdegno degli abitanti della valle, soprattutto perché a commetterlo è stato sicuramente qualcuno della zona. Tutti conoscevano la vittima e in egual modo conoscevano l'assassino. Cresce dunque il sospetto degli uni verso gli altri. Il caso si presenta decisamente anomalo. Vengono interpellati i RIS di Parma. Sui frammenti di vetro attaccati alla finestra è presente un'impronta papillare che risulterà essere un'impronta di un pollice. Questa impronta verrà confrontata con tutte le impronte di chi frequentava abitualmente quella casa e non combaciando con nessuno si stabilirà che appartengano all'aggressore. L'impronta è stata confrontata inoltre con quella della banca dati informatica della polizia, l'AFIS, banca che nel 2002 custodisce circa 3,5 milioni di impronte prelevate a individui pregiudicati. Ma l'impronta risulta essere sconosciuta. Sono state rilevate anche le impronte al cadavere ed è stato prelevato anche un campione salivare della vittima. Sul cadavere vengono identificate tracce di liquido seminale che vengono esaminate. Inizialmente gli inquirenti si concentrano su una dozzina di persone con precedenti per reati a sfondo sessuale. Vengono contattati, interrogati e gli viene prelevato un campione del DNA. Questa pista però si rivela essere infondata. I campioni invece di sperma raccolti sul corpo di Maria sono stati confrontati con le persone che sono sospettate finora, con i familiari, con gli amici stretti della vittima, con i vicini di casa e con i soccorritori. Circa una 60 di persone sono state coinvolte inizialmente in questo test. Il profilo dell'aggressore non è però riconducibile a nessuna di queste persone. Però dai primi confronti emerge un aspetto molto interessante. I profili esaminati sono omogenei fra di loro, si somigliano con diversi gradi di compatibilità. L'omogeneità genetica è un fenomeno tipico di quei luoghi in cui la popolazione, o per isolamento geografico oppure per scarsa immigrazione, non hanno subito contaminazione genetica, ma hanno mantenuto un suo distinto e uniforme patrimonio genetico.
Il profilo dell'assassino, dunque, appartiene a un patrimonio genetico comune a tutta la valle. Significa che senza ombra di dubbio l'assassino è uno del posto. Il comandante dei RIS di Parma, Luciano Garofano, ha un'intuizione, quella di estendere il test a una fetta maggiore di popolazione, in modo di avvicinarsi, per esclusione, a identificare il colpevole. Dopo un incontro con il PM Bisignano e con i militari di Bolzano, il RIS ottiene l'autorizzazione al prelievo di saliva degli abitanti della valle. In pratica ottiene la possibilità di fare una sorta di censimento genetico degli uomini di Dobbiaco, di San Candido e limitrofi. Gli inquirenti sanno benissimo che l'omicida non si presenterà, ma non è necessario che si presenti direttamente lui, è sufficiente lo faccia un parente. Ma è corretto analizzare il DNA di un intero paese e i compaesani innocenti acconsentiranno a sottoporsi a un test simile. Il colpevole è tra di loro e i compaesani non sopportano più di vivere nel sospetto e nel timore che possa accadere di nuovo un fatto simile. 600 persone volontariamente si sottopongono al prelievo del campone salivare. Per la prima volta su base volontaria viene fatto uno screening del genere, il più grande screening genetico di massa senza precedenti in Italia. La svolta sperata arriva ai primi di giugno, quando giunge a sottoporsi al tampone, spontaneamente come tutti gli altri, un uomo di mezza età di Dobbiaco, Jacob Christler. Oltre la metà del suo patrimonio genetico corrisponde col DNA ritrovato sulla vittima. Questo non significa che è lui l'assassino, ma che è un parente strettissimo, probabilmente il padre. E infatti l'uomo un figlio ce l'ha, Andreas, che ha 19 anni e a detta di tutti è un bravo ragazzo. È un elettricista e al momento sta svolgendo il servizio militare di leva nel 6° Reggimento degli Alpini. Durante le festività pasquali Andreas è tornato a Valle San Silvestro in licenza per alcuni giorni. Venerdì 6 giugno il ragazzo viene prelevato dalla caserma di Brunico e viene condotto a Bolzano dagli inquirenti, che gli prelevano i campioni salivari e le impronte digitali, che ovviamente coincidono con quello dell'assassino. Il caso è risolto, manca solo la confessione. Dopo 2 mesi da quel terribile omicidio si è diffuso anche il nome del responsabile, Andreas Christler. Un compaesano, un ragazzo scrupoloso come lo definisce il suo datore di lavoro, il buon vicino di casa dalla faccia pulita e dai modi gentili, che tutti, anche Maria, hanno visto crescere. Tutti però gli riconoscono un brutto difetto. Ad Andreas piace bere, e parecchio, e così ha fatto anche quella sera del 31 marzo. Inizialmente Andreas nega di avere a che fare con l'omicidio. Racconta di essere andato con 3 amici ad una festa a Sesto Valpusteria, dove ha bevuto di tutto, dal vino bianco al Cuba Libre e tanta vodka. Alle 3 del mattino, ancora ubriaco, si è messo alla guida e ha riportato a casa 2 amici che ha lasciato a Dobbiaco e il terzo lo ha riportato fino a Valle San Silvestro, dove i 2 sono giunti intorno alle 4:30. Una volta salutato anche il terzo amico, Andreas ha deciso di fare una passeggiata prima di andare a dormire. Poi dice di non ricordare nulla. I magistrati, per aiutarlo a ricordare, gli mostrano le foto di Maria e soprattutto il risultato positivo del test del DNA. Dopo molti interrogatori, Andreas confessa, dichiarando che mentre stava passeggiando ha notato le persiane accostate e non chiuse al piano terra nella casa di Maria e che questo dettaglio gli ha fatto venire la voglia di rubare. Ma furono altre voglie che Andreas ha assecondato quella notte. Ancora ubriaco ha preso un sasso, lo ha lanciato contro la finestra ed è riuscito ad entrare in casa molto agevolmente. Svegliata dai rumori, Maria si è alzata dal letto, ma non ha fatto nemmeno in tempo a raggiungere la porta della sua camera che si è trovata davanti la sagoma di un uomo che le va incontro. Maria ha cercato di opporsi, ma calci e pugni l'hanno tramortita al punto da farla svenire, lasciando il suo corpo in balia della furia del suo aggressore. Al processo i difensori di Andreas hanno cercato di attenuare la sua responsabilità attribuendola ad un vizio parziale di mente causata dall'intossicazione acuta da alcol, unita ad un possibile disturbo borderline di personalità.
L'accusa invece ha sostenuto che Andreas ha una condizione psicologica caratterizzata solo da tratti di personalità non armonici, che non permette una diagnosi di un disturbo di personalità di intensità e di rilevanza tali da incidere sulla capacità di intendere e di volere. Ad Andreas sono state riconosciute le attenuanti generiche relative al fatto che fosse molto giovane, incensurato e anche attivo nel gruppo giovanile del paese. Nel 2003 Andrea Christler fu condannato in primo grado con rito abbreviato dal Tribunale di Bolzano a 18 anni di reclusione. Il giudice Carla Schleidel in sentenza ha sottolineato come l'imputato ha inferito sul corpo della vittima con vere e proprie sevizie. Il giudice ha scritto: a Maria Fronthaler furono inflitti patimenti e sofferenze indicibili, con lo specifico e malvagio intento di vederla soffrire. Tale modo di agire rivela nell'imputato un'indole particolarmente malvagia e priva di umanità. In appello a Trento la pena viene ridotta a 15 anni e 8 mesi. Detenuto presso l'istituto di pena Due Palazzi di Padova, Andreas diventa un detenuto modello e riesce anche a diplomarsi conseguendo il punteggio di 100, il massimo dei voti, in un istituto tecnico commerciale. Gli agenti penitenziari che hanno imparato a conoscerlo in quegli anni definiscono la sua condotta esemplare e notano in lui un sincero pentimento per il crimine commesso. Dopo 10 anni di detenzione, a metà settembre 2012, il quotidiano Alto Adige annuncia che Andrea Christler, di 29 anni, è tornato un uomo libero per la fine pena. Andreas non è tornato a Valle San Silvestro, ha preferito fermarsi a Bolzano, trovandosi un lavoro. Per il momento pare che non abbia intenzione di ritornare nel suo paese. Come vi dicevo prima, questa storia costituisce un precedente, perché per la prima volta si è data la caccia a un codice genetico e non ad una persona. Il successo di questa indagine convincerà gli inquirenti a procedere nello stesso identico modo in un'altra indagine, quella di Yara Gambirasio, la tredicenne scomparsa da Brembate di Sopra il 29 novembre del 2010 e trovata morta 3 mesi più tardi. Si è sperato di ripetere la stessa cosa, con identico successo, ma stavolta il DNA da confrontare risulteranno essere migliaia. E quando finalmente verrà dato un nome a ignoto 1, ossia Massimo Giuseppe Bossetti, l'esito non sarà lo stesso. Il carapentiere di Mapello dichiara di essere innocente. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e ad attivare tutte le campanelle delle notifiche, perché spesso lascio gli aggiornamenti sui casi nella community. Anzi, vi invito proprio a dare un occhio ogni tanto, perché a volte le notifiche di YouTube funzionano come me. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!